Un saluto particolare a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo. Ci ritroviamo qui dopo qualche tempo, ci eravamo visti quando è uscito Vaticano Spa. Questo blog di Beppe Grillo è stato uno dei pochi mezzi di informazione che ha avuto il coraggio di portare Vaticano Spa nella rete, al grande pubblico. Vaticano Spa ha fatto 250.000 copie. Leggere quello che accade in Vaticano ci aiuta a capire la politica italiana, soprattutto oggi che è in mano a un gruppo di tecnici. Lo dico perché 3 ministri sono espressione del mondo cattolico, alcuni sono stati addirittura convinti proprio dal Vaticano a intraprendere la strada politica. Penso a Ornaghi, al rettore dell'Università Cattolica, che pochi giorni prima di accettare l'invito di Monti di diventare ministro dei beni culturali ha avuto un incontro, ha avuto un colloquio riservato ai piani nobili dei Sacri Palazzi, decisivo perché lui dicesse sì. Poi c'è anche il responsabile della comunità di Sant'Egidio, Riccardi. Considerate che la comunità di Sant'Egidio non è conosciuta dal grande pubblico, ma ha una rete di relazioni internazionali molto potente, soprattutto in Africa, in Oriente, in Asia, anche in Sud America. Capire oggi quello che accade in Vaticano ci aiuta a capire la politica italiana. Oggi il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone è in un momento, una parabola discendente, mentre sta acquistando sempre più potere il capo della CEI, Bagnasco, ed è stato proprio lui che qualche giorno fa ha detto sì, possiamo rivedere l'ICI su quei beni della Chiesa ad uso promiscuo, cioè sia commerciale sia religioso. È stata letta da alcuni questa presa di posizione del cardinale Bagnasco come un fatto positivo, come un'apertura del Vaticano. Io sono abbastanza diffidente, penso che invece sia una cosa diversa, sia un'apertura strategica, mediatica, soprattutto in un momento di crisi come quella economica che stiamo attraversando. L'ICI verrà pagata solo per gli esercizi prettamente commerciali e la Guardia di Finanza non ha mai avuto, come dire, i cosiddetti per andare a fare un censimento e vedere quanti beni della Chiesa realmente sono destinati al culto e quanti a un indirizzo terzo, commerciale, per esercizi, negli oratori, negli istituti del clero e collegati vari. Lo dico perché è inutile prendersi, secondo me, in giro. Non si vuole fare questo censimento perché sennò l'ICI alzerebbe la quota che il Vaticano e gli enti collegati, le diocesi dovrebbero andare a pagare, sarebbe molto più rilevante. Se fai questo discorso però vieni tacciato di anticlericalismo, e invece non è vero. Noi facciamo i cronisti, troviamo delle notizie e le pubblichiamo. Poi possono piacere ogni tanto alla destra, ogni tanto possono dispiacere persino a Grillo, ma questo non vuol dire non dare le notizie, perché sennò faremo un altro mestiere. Una data importante però per vedere come finirà l'ICI, per vedere chi la pagherà, quali strutture legate alle diocesi la pagheranno, è in aprile. In aprile ci sarà la prima sentenza su un ricorso presentato all'Unione Europea da parte dei radicali di Emma Bonino proprio contro lo Stato italiano per queste agevolazioni sulla tassa sui beni immobili concesse coi patti lateranensi ancora dallo Stato italiano verso la CEI. Sant'Apollinare, la chiesa dove c'è il corpo di Renatino De Pedis, ricordate quel boss della banda della Magliana ammazzato, le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ci avevano portato a ritenere che quella tomba fosse essenziale aprirla, perché dalle indagini emerge che quella tomba potrebbe avere un ruolo importante per capire che fine ha fatto Emanuela Orlandi. Questo è un fatto di cronaca, l'errore è stata l'interpretazione. Per esempio, io qualche volta ho dichiarato che lì c'erano dei problemi, perché lì la polizia, le procure, i magistrati non possono andare perché è un terreno extraterritoriale, fuori dalla territorialità dello Stato, quindi lo Stato italiano non può andare lì. Ebbene, mi sbagliavo, lì dove riposa Renato Di Pedis, quella tomba, i magistrati potrebbero andare domani mattina ad aprirla, non c'è nessun problema, non è di pertinenza vaticana, è un territorio italiano e sebbene quella tomba dovrebbe essere scoperchiata a più presto per capire cosa è accaduto, questo non viene fatto. Potete immaginare l'effetto che una notizia di questo tipo potrebbe fare nel mondo. Magari molti di voi possono dire: ma a me cosa me ne frega, a me interessa la verità.
Purtroppo le relazioni tra gli stati a volte impediscono di accertare la verità. A fare le spese sono in tanti, possono essere i parenti dell'Orlandi, ma possiamo essere tutti noi. Quella tomba non viene aperta, magari un giorno accadrà. I magistrati però non hanno questo coraggio, o forse viene impedito a loro. Però è sempre così? No, non è sempre così. Cioè, mentre noi italiani abbiamo magari timore di andare a scoperchiare i segreti del Vaticano, oppure di introdurci nei fatti del Vaticano, non avviene il contrario, cioè il Vaticano si introduce spesso nella nostra quotidianità, nella nostra vita di tutti i giorni. Sarebbe interessante, ad esempio, aprire dei fascicoli che sono nelle segreterie, negli archivi delle forze di polizia di Roma, e scopriremmo che a volte la gendarmeria pontificia, quindi la polizia interna al Vaticano, ha fatto delle operazioni di polizia, delle attività investigative in territorio italiano, e questo non potrebbe accadere. Immaginate se dei poliziotti inglesi venissero a Roma, a Milano, nella vostra città a fare delle indagini. C'è la sovranità degli stati nazionali e nessun poliziotto può agire in uno stato estero se non secondo direttive e avvisando e cooperando con le polizie del paese dove si va ad agire. Sto proprio facendo gli approfondimenti per la mia ripresa degli Intoccabili sulla 7, che riprenderemo a metà di gennaio. Ci siamo accorti di operazioni coperte svolte dalla Gendarmeria Pontificia in territorio italiano. In Vaticano Spa avevamo già individuato un paio di queste operazioni, addirittura delle perquisizioni, e io trovo questo abbastanza scandaloso, perché non è una questione di forma, perché la polizia non può agire in uno stato straniero. Questo non si fa, ma questo non vuol dire essere contro la Chiesa, contro la religione, vuol dire essere italiani. Se fossero i francesi o se fossero gli americani perché portarono via Abu Omar, venne fuori uno scandalo, giusto? Ecco, e gli agenti della CIA che portarono via Omar sono stati pure condannati perché hanno fatto un'operazione coperta, hanno portato via quel presunto terrorista con gli aerei dei servizi segreti. Il problema è un'ingerenza sulle leggi, un'ingerenza sull'ora di religione, un'ingerenza quotidiana che invece andrebbe arginata nelle relazioni tra questi due stati. Bisogna vedere se questo cambio di passo negli uomini di potere e quindi nelle relazioni, perché a ogni uomo di potere corrisponde una relazione, se questo cambio di passo tra una discesa di Bertone e un'ascesa di Bagnasco, molto più forte nel dialogare con il governo tecnico del governo Monti, porterà a dei cambiamenti. Io sono pessimista molto semplicemente perché la Chiesa è millenaria e quindi le umane cose le vede in maniera molto lontana, in maniera senza apparente partecipazione. Cambiare queste logiche di potere, questi equilibri, questi pesi e queste misure ci vorrà ancora del tempo. L'importante però è informarsi, l'importante sicuramente è informarsi. Il problema è che sulle pressioni, sulle relazioni dei nostri governi con governi esteri abbiamo ancora delle difficoltà nell'informazione. Se voi andate in qualsiasi libreria, andateci quando volete, troverete libri che sono o agiografici nei confronti del Vaticano e della Santa Sede, quindi dipingono come l'Istituto Luce nel Ventennio il periodo di Mussolini, oppure sono anticlericali, quindi vi infrangete contro il muro del preconcetto, del pregiudizio e dell'ideologia. Perché essere anticlericali, quando uno fa cronaca, quando esercita una funzione professionale, non porta da nessuna parte. Poi uno può essere anticlericale come sue idee personali, ma siamo su piani a diversi, le opinioni e i fatti. E allora cosa succede? Succede che uno si accorge che l'informazione sul Vaticano lascia ancora delle praterie di notizie, di fatti che non vengono raccolti, che non vengono investigati. Grazie e mi raccomando, se condividete, passate parola.